Innanzitutto bisogna capire qual è la percentuale dei propri risparmi di cui si può tollerare la perdita. Se Bitcoin è oro digitale è fortemente sottovalutato, ma se ci fossero difficoltà, che io oggi non vedo ma che potrebbero esserci, il suo valore potrebbe andare a zero. Quindi primo passo, capire quanto si può investire. Secondo passo, creare un conto, un account presso una delle principali borse internazionali. Suggerirei quelle che sono dietro il fixing del future sulle piazze di Chicago, quindi che ne so, ETBIT, Bitstamp, Kraken, GDAX piuttosto che Gemini, o eventualmente anche gli italiani di The Rock Trading. A quel punto si fa un bonifico in euro, quando il bonifico è arrivato si possono comprare i bitcoin. Terzo passaggio cruciale: non lasciare i propri bitcoin presso queste borse, perché sono comunque borse con un'esperienza, un track record come si dice in gergo, cioè un passato di risultati ancora piuttosto fragili, sono spesso state bucate, hackerate, sono fallite, e quindi i propri bitcoin bisogna gestirli in sicurezza personalmente, bisogna spostarli dall'exchange e metterli su un proprio wallet software o hardware. Sui wallet software posso suggerire ad esempio Electrum, sui wallet hardware posso suggerire NanoS della società Ledger, ma in qualche modo bisogna fare quel percorso di studio, di approfondimento, di comprensione su come gestire e detenere i propri bitcoin in sicurezza da soli. Può anche essere un paper wallet. In ogni caso, oggi detenere bitcoin è un po' come mandare un'email nei primi anni 90, è una cosa un po' complicata. Chi volesse partecipare a questa corsa all'oro deve inevitabilmente imparare a farlo. Il quarto suggerimento è, personalmente sconsiglio dal fare trading. Il trading anche sui mercati regolati per i piccoli investitori è spesso qualcosa di più vicino all'azzardo che all'investimento. In realtà su questi mercati non regolati un po' tutte le pratiche di mercato più assurde e illegittime vengono praticate coerentemente. Di conseguenza io credo che il vero approccio sia quello del cassettista, di chi compra e riguarderà tra 5 anni se quello che ha comprato vale 0 o vale $1.000.000. D'altronde, se guardiamo anche negli anni scorsi, coloro che sono veramente diventati ricchi non sono quelli che facevano trading, non sono quelli che hanno fatto trading, ma sono quelli che hanno comprato e non hanno più venduto. È famoso l'esempio dei fratelli Winklevoss che nel guadagnare, come fuoriuscita da Facebook, $65 milioni, ne investirono 11 nel 2011 quando Bitcoin valeva molto poco e oggi si trovano miliardari.